Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Forse molti di voi non sanno che io ho iniziato a dipingere miniature proprio grazie ai giochi da tavolo nel 2018 e gioco dopo gioco, commissione dopo commissione è diventato il mio lavoro a tempo pieno. Proprio perché penso che i giochi da tavolo siano un ottimo modo per iniziare a dipingere le miniature, o perlomeno uno dei tanti accessibili adesso, in questo video vi voglio dare alcuni consigli su come dipingere e valorizzare le miniature dei giochi da tavolo. Piccolo disclaimer prima di cominciare: come ogni video che realizzo qui sul canale, anche in quello di oggi vi darò consigli basati sulla mia esperienza e le mie opinioni, consigliandovi magari una tecnica piuttosto che un'altra. Ma ovviamente la libertà di dipingere ciò che preferiamo e nel modo che preferiamo è alla base della pittura delle miniature. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Anche se parleremo in generale di giochi da tavolo, ne esistono una varietà incredibile con miniature e molti di loro si differenziano per grandezza dei modelli, definizione e qualità di stampa. Per questo possiamo a grandi linee dividere le miniature in protagonisti, che solitamente sono in singola copia e mediamente sono più ricchi di dettagli, nemici, ovvero gli antagonisti del gioco in duplice copia e di tanto in tanto neanche troppo ispirati, e i boss, molto più grandi dei nemici normali e spesso le miniature più scenografiche del gioco. Il mio primo consiglio si basa proprio sulla scelta delle miniature con cui iniziare. Quando si inizia, magari proprio invogliati da un gioco in particolare e dalle sue belle miniature, l'entusiasmo è tanto. Per esperienza però vi dico che per non arenarsi a metà strada, non riuscendo mai a vedere una fine se si può dedicare poco tempo alla pittura, è meglio iniziare con giochi con pochi pezzi. O altrimenti iniziare con l'obiettivo di dipingere i protagonisti del nostro gioco preferito e una volta conclusi passare anche alle altre miniature. In questo modo non ci sentiremo sopraffatti dalla mole di miniature da dipingere e riusciremo a vedere concretamente dei progressi ed essere più incentivati a continuare per migliorare le future partite a quel gioco. Una volta scelte le miniature, bisogna prepararle alla pittura. Le miniature dei giochi da tavolo sono in plastica nella gran parte dei casi, e questo implica che presentino delle linee di fusione lungo il modello che creano sgradevoli dislivelli o modificano anche solo parzialmente la figura. Oltre a questo, proprio perché escono da uno stampo, spesso hanno degli scarti di materiale unto che permette appunto di staccare il modello dallo stampo, ma che in pittura si traduce nella difficoltà di stendere il primer, che tende a ritirarsi piuttosto che aderire. Per questo il mio consiglio è di limare sempre le linee e gli eventuali difetti rimasti, utilizzando un cutter, una limetta o delle carte abrasive di varia grana, e poi di lavare sempre i modelli in acqua tiepida e sgrassatore o detersivo per i piatti. Lasciandoli in ammollo per un po', spazzolandoli e infine risciacquandoli, potremo essere sicuri di aver eliminato ogni sporcizia, così da ottenere da subito una buona stesura di primer e di conseguenza di colore. So che eliminare i difetti dello stampo può sembrare un'operazione lunga e noiosa, soprattutto su giochi con molte miniature, ma la pittura non fa altro che metterle in evidenza più che nasconderle, rovinando così l'aspetto del risultato finale se non ce ne siamo occupati in tempo. Passiamo quindi al mio terzo consiglio di carattere motivazionale. Soprattutto se si è all'inizio, è normale impegnarsi tanto e poi magari non ottenere i risultati sperati. Ma questo non deve scoraggiarci, ma al contrario motivarci a continuare a dipingere e a migliorare, miniatura dopo miniatura. I modelli che state vedendo in questo momento del gioco Blood Rage sono i miei primissimi modelli dipinti nel 2018. A riguardarle adesso mi viene veramente da ridere, ma avendo avuto la possibilità di dipingerne altre uguali negli anni successivi, sono contenta di vedere un miglioramento. Significa che l'impegno ha ripagato e lo stesso dobbiamo fare tutti guardando indietro ai nostri primi modelli.
non dobbiamo mai vergognarci del nostro punto di partenza, ma anzi è molto utile tenerle per vedere da dove si è partiti e i progressi fatti. In caso potremmo sempre metterle in acqua e sgrassatore per ricominciare, ma il mio consiglio è di lasciarle così, lavorare su altro e tornare dopo a notare le differenze, così da imparare il più possibile da soggetti diversi. Dato che per la maggior parte del tempo potremo apprezzare queste miniature dall'alto, guardando il tabellone da intorno a un tavolo, meglio optare per l'illuminazione zenitale, ovvero quella dall'alto. Sul canale trovate già un paio di video dedicati all'argomento che vi lascio qui sotto in descrizione. Concentrando le luci nella parte alta, diciamo dalla metà in su, vedremo con chiarezza il modello e inoltre si staccherà bene dal tabellone, proprio perché alla base ci saranno colori mediamente più scuri. Inoltre, un buon metodo da seguire è quello di dare maggiore attenzione ai protagonisti, che spesso permettono una pittura migliore grazie alla maggior quantità di dettagli, e ai boss grandi, che anche se vengono messi in gioco magari più raramente rispetto ai nemici in quantità, permettono di ottenere un impatto davvero notevole e rendere più epica ogni battaglia. Un piccolo extra in questo senso riguarda i protagonisti. Personalmente consiglio di attenersi ai colori della scheda del personaggio, perché così li si rende perfettamente individuabili e leggibili anche a chi è meno pratico al tavolo. Per quanto riguarda i nemici in duplice copia, può essere divertente fare delle piccole modifiche su ognuno di loro, in modo da seguire con coerenza uno schema per tutti, ma modificare un dettaglio per renderli meno artificiali. Qui ci si può sbizzarrire, anche in base alla quantità di miniature di cui parliamo, e modificare semplicemente il colore dei capelli o un indumento specifico. Oppure modificando proprio lo schema cromatico, pur mantenendo una certa coerenza e leggibilità. Potrebbe essere un'idea per sfruttare diverse aree del tabellone e schierare nemici più adatti alla zona interessata, o come semplice divertimento e spunto creativo. Quando al contrario non possiamo o non vogliamo dipingere miniature dello stesso tipo diverse tra loro, per ottimizzare i tempi il mio consiglio è quello di dipingerle in serie. Se non siamo sicuri del risultato, prima di farlo su tutti conviene magari crearne uno come traccia, così da definire lo schema cromatico e gli step da fare, per poi fare tutti gli altri uguali in serie. Quello che vedete è il metodo che ho usato quando un paio di anni fa ho portato a termine un lavoro per il Kickstarter di Boogeyman, dipingendo per i baker più di 700 miniature, divise in gruppi da 70 l'una. Mi ha permesso di ottimizzare di molto i tempi e creare modelli uguali fra loro. Facendo ad esempio tutte le lavorazioni rosa su ogni modello di quella serie, per poi passare al colore successivo, si risparmia tempo, rendendo la pittura più rapida e pratica, ma anche colore, evitando che si secchi mentre ne usiamo un altro. In questo modo otteniamo anche dei modelli più coerenti fra loro. Così magari la pittura risulta un po' meno divertente, non lo nego, ma quando si hanno molti pezzi uguali è un metodo molto più pratico che iniziare e finire un unico modello. Per quanto riguarda le basette, se l'inserto per le miniature nella scatola ce lo permette, possiamo sbizzarrirci per creare qualcosa di coerente con il tabellone. I tabelloni possono essere molto diversi tra loro, da quelli raffiguranti terreni a quelli interni ad abitazioni. Il grande classico che non ci fa sicuramente mai sbagliare è la basetta nera, neutra, adatta ad ogni superficie e semplice da realizzare. Così metteremo in risalto molto bene anche la miniatura sopra. Ma se preferiamo qualcosa di più variegato, meglio adattare la scelta allo stile di gioco. Ad esempio, con fiabe di stoffa ho realizzato basette tutte diverse per i protagonisti, ispirate a delle coperte cucite a mano. Molto diverse sono quelle per Horizon Zero Dawn, dove potremmo usare materiale da imbasettamento semplice per creare spessori e volumi in accordo con lo scenario del tabellone, pur considerando che poi potremmo avere discromie tra il tabellone e i modelli.
Infine, potremmo anche solo attenerci a colorare la basetta con colori che mettano in risalto la miniatura, in forte contrasto, e che seguano lo stile del gioco. Le possibilità sono davvero infinite. Il mio ultimo consiglio per oggi riguarda la fase dopo la pittura, ovvero il protettivo finale. Il mio consiglio è quello di metterlo sempre se si intende giocare con quelle miniature. Il metodo migliore in termini di applicazione e resa è l'aerografo, ma se non se ne dispone si può applicare a bomboletta o a pennello. Il finish che consiglio è quello opaco, proprio per evitare l'effetto giocattolo di plastica che invece si ottiene con un protettivo lucido o satinato. Le mie prime miniature di Blood Rage, anche in questo caso, sono un ottimo esempio da evitare. Si nota come si perdano eventuali sfumature e come quelle opache lasciano invece sprigionare l'intensità del colore e il lavoro di pittura. In ogni caso, il protettivo darà una mano a prevenire graffi leggeri e scoloriture, ma non rende le miniature immuni alle mani unte da patatine, quindi meglio separare i due momenti per non vedere il prezioso lavoro di pittura sciogliersi tra le dita di qualcuno al tavolo. Bene, questi erano i miei consigli su come dipingere e valorizzare le miniature dei giochi da tavolo. Ovviamente se ne potrebbero annoverare tantissimi altri e vi suggerisco di scriverle nei commenti in modo che possano essere utili anche ad altri. Tra questi si potrebbe anche inserire il fatto di utilizzare dei colori da pittura veloce come i contrast per velocizzare un po' il lavoro, però sapete che non fanno parte del mio stile di pittura. Cerco sempre di incentivare una pittura più rifinita e pulita ed è questo il motivo per cui non lo trovate nella mia lista di consigli. Sul mio sito internet, nella sezione Galleria, così come negli album di Facebook, trovate alcuni dei giochi da tavolo che ho dipinto in questi anni, che spero che vi possano essere utili come spunti da cui partire per le vostre miniature. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!